In questo video ti voglio mostrare una cosa che mi ha particolarmente colpito, un lavoro di Paul Rand per IBM del 1981. Questo lavoro si chiama IBM. È un capolavoro di design, il connubio perfetto tra enigma e identità. Devo dire che la storia dietro questo progetto è più interessante di quanto immaginassi. Questo è Tratto, la rubrica di Ottimo 8 dove togliamo il superfluo per arrivare all'essenziale. Ricorda, Focus Rebus. Prima di parlare di IBM, dobbiamo calarci un attimo nel contesto. Negli anni '80 IBM era soprannominata Big Blue. Era l'azienda dei colletti inamidati, dei computer mastodontici, dall'efficienza quasi militaresca. Paul Rand ne era il consulente creativo ormai da tempo. Era stato lui a curare i manuali di identità visuale e a realizzare un'infinità di materiali interni. Ma il suo contributo era iniziato molto prima. Prima del suo intervento, il logo IBM rifletteva un'estetica Art Deco ormai superata, basata su un globo terrestre circondato dalla dicitura International Business Machines. Thomas Watson Jr. aveva già provato a semplificare le cose con un monogramma in carattere Beton Bold nel 1947, ma Rand avvertì subito che serviva un'evoluzione ulteriore. Cercava una forma più solida e leggibile, capace di resistere alle sfide di una riproduzione su scala globale. È in questo clima di estremo rigore che IBM decide di realizzare un manifesto per sostenere il suo storico motto, Think. Perciò, come di consuetudine, chiesero a Paul Rand di ideare qualcosa. Ma lui, invece di limitarsi a una grafica istituzionale o a un font imponente, fece una mossa del tutto inaspettata. Decise di non scrivere la parola IBM, decise di disegnarla. Quando il poster arrivò negli uffici, l'accoglienza fu gelida. Immagina i dirigenti dell'epoca, si aspettavano qualcosa che celebrasse la potenza tecnologica e invece si ritrovarono davanti un occhio e un insetto colorato. Inizialmente il lavoro viene quasi bandito, considerato troppo poco serio per gli standard della compagnia. Rand dovette persistere e difendere la validità di quel design per ben 10 anni prima che IBM ne autorizzasse la ristampa per uso pubblicitario nel 1991. Ma è proprio qui che risiede la sua genialità. Prima di spiegarti questo poster vorrei che lo guardassi bene. Anzi, facciamo una cosa. Se non conosci già la soluzione, stoppa il video per un secondo. Prova a decifrare questo codice, a capire cosa ti sta dicendo Paul Rand. Io ti aspetto qui. Fatto? Se sei arrivata o arrivato alla soluzione, avrai sentito quella piccola scintilla, la soddisfazione di aver risolto l'enigma. Per capire come Rand ci sia riuscito, dobbiamo smontarlo pezzo per pezzo. Questo poster è composto da 3 parti: l'occhio, l'ape e la M. Il primo elemento è l'occhio, in inglese eye. Ma non è solo una scelta fonetica per richiamare la lettera I. Graficamente è un'ellisse perfetta e il contrasto con il nero pieno crea un'ancora visiva che guida l'inizio della lettura del rebus. Rappresenta la percezione, l'intuizione e la visione aziendale. Poi c'è l'ape. B simboleggia l'industriosità e la dedizione. La sua costruzione è un esempio magistrale di riduzione formale. Il corpo è segmentato in modo ritmico, richiamando involontariamente le strisce orizzontali del logo IBM. Le ali sono forme geometriche piatte e le zampe sono assenti. Rand ha minimizzato il rumore visivo per massimizzare la riconoscibilità dell'icona. La M che conclude il rebus è l'elemento di continuità. La sua origine risale alla modifica del carattere City, un font dalle forme squadrate che Rand scelse per la sua robustezza.
Ma c'è un segreto tecnico dietro a queste strisce. Non hanno solo una funzione decorativa. Servono a unificare le 3 lettere A, I, B e M, che, se fossero state piene, sarebbero apparse sbilanciate a causa della loro diversa larghezza. Il poster è diviso in 3 macrocolonne invisibili di uguale larghezza. Infine, la scelta del fondo nero assoluto serve a eliminare ogni distrazione, elevando i colori primari e conferendo all'opera una qualità quasi architettonica. Quindi, se lo leggiamo ad alta voce, otteniamo I, B, M. Il nome dell'azienda prende vita in modo nuovo. Rand non ha creato solo un manifesto, ha creato un'esperienza partecipativa. Ti ha chiesto un secondo del tuo tempo per risolvere un enigma e in quel secondo ti ha fatto sorridere. Alla fine ho capito che il design non è solo roba per addetti ai lavori o grafici fissati con le griglie modulari, è comunicazione umana allo stato puro. Rand diceva che il design è una relazione tra forma e contenuto e che non deve per forza essere noioso per essere serio. Anzi, può essere un gioco. Il logo e il design di Ottimotto si ispirano tantissimo alla filosofia di Rand. C'è la stessa ricerca della simmetria, lo stesso amore per le forme pulite e quel pizzico di ironia che spero ti faccia fare un piccolo sorriso ogni volta che apri un video. Quindi, questo episodio introduttivo di tratto è anche una piccolissima, doverosa dedica a lui, a Paul Rand, l'uomo che ha insegnato al mondo che anche la più grigia delle multinazionali può avere un'anima e saper giocare. Grazie Paul per averci mostrato che a volte togliere tutto il superfluo è il modo migliore per farsi capire.